In questo video andremo a vedere perché le cripto non saliranno più come ci hanno abituato negli anni passati. Se ci immaginiamo una crescita come nel 2017, forse stiamo sbagliando, e a darci questo schiaffo è stato CoinMarketCap nel suo report Outlook Crypto del 2026, che fa riflettere e in effetti potrebbe proprio essere così. Per anni ci hanno fatto credere, anch'io all'inizio la pensavo così, nuova blockchain, nuova opportunità. Ma come ti ho già fatto vedere anche in altri video e come avrai sicuramente notato, molte blockchain ogni anno falliscono. Il valore oggi si sta spostando dalla blockchain, abbracciando la blockchain, ma collegato ad applicazioni, a use case veramente che le persone stanno iniziando finalmente ad utilizzare. Ad esempio, super app, wallet, ovviamente su blockchain, con tantissimi servizi integrati. Anche perché, parliamoci chiaro, la tecnologia senza usabilità e senza un utente che fruisce di queste cose non ha senso. E blockchain, token, senza traffico di questi utenti sono solo degli zombie che camminano in un mercato cripto che prima o poi li farà fuori. Le regolamentazioni arrivano, lo sappiamo, quest'anno sono arrivate e se guardiamo un po' sempre il bicchiere mezzo pieno, le regolamentazioni possono favorire progetti, servizi, chiamiamoli seri, e vanno un po' a distruggere, cercano di mozzare le gambe alle stupidate. Oltre ad avere un'idea brillante, un progetto vince se ha utenti, liquidità, distribuzione e un reale use case oggi nella nostra vita. Purtroppo oggi l'utente medio non vuole capire che cos'è un layer 2, non gliene frega niente, vuole cliccare e basta, vuole semplicità e rispetto a tantissimi anni fa, lo vediamo tutti i giorni, queste app, wallet, anche exchange sono migliorati per dare una fruibilità, una semplicità a un utente che non vuole purtroppo capire cosa lo circonda, ma vuole solo cliccare. Opportunità possono essere appunto wallet smart, aggregatori multichain semplificati, exchange one click, insomma applicazione user first. E questo vuol dire che progetti senza queste applicazioni, senza questa usabilità da parte degli utenti con token vuoti, sono destinati a sparire, oggi più di ieri. Sopravvivono quelli che generano e distribuiscono valore, quelli che trattano il proprio token come un valore economico e parte integrante del proprio ecosistema, non progetti che trattano il loro token già di per sé loro come una scommessa. Questo ovviamente crea opportunità enormi per chi sa leggere queste cose. D'altro canto ci sono i forti rischi che se si fanno scelte sbagliate, parlo adesso lato utente che va a investire su un token, a comprare un progetto, se sbaglia a capire queste cose rischia veramente di acquistare un qualcosa che verrà schiacciato in poco tempo dal mercato. Quindi il rischio è andare a finire su un progetto che sembra rivoluzionario sulla carta, ma che poi alla fine non riesce a distribuire un valore reale, sia per il suo ecosistema, ma sia per gli utenti, lato sia investitori, ma anche fruitori di quello che vuole portare, fruitore, chiamiamolo, del servizio. Il messaggio è chiaro, si stanno avvicinando sempre più persone e vogliono la facilità e la semplicità. I progetti vincenti saranno quelli che riusciranno a nascondere la complessità e dare all'utente un'usabilità davvero semplificata, senza troppi passaggi, senza troppi click, senza troppi protocolli, riuscire ad unificare tutto ciò in un punto magari solo, in un punto unico, in una super app, un super wallet. E i progetti, dal canto loro, cosa devono fare? Cosa devono pensare per riuscire ad evolvere, sia ad espandersi, a non venire schiacciati? Devono iniziare sempre di più a pensare che questi progetti non devono essere pensati solo per gli sviluppatori, ma per gli utenti reali di questi ecosistemi. Molte volte abbiamo visto progetti brillanti che poi dal lato usabilità e pensavamo, cavolo, però mi sembra un po' complicato, ci vorrebbe una conoscenza da sviluppatore per riuscire a utilizzare tutto ciò. Devono lavorare i progetti, se vogliono, su due ramificazioni: lato utente,
semplicissimo, è il lato sviluppatore, ma tenerli lontani, non mischiati, perché io utente che non ho conoscenze di base e magari non ho neanche tanto tempo per riuscire ad applicarmi, voglio semplicità a portata di mano. Gli RVA molto probabilmente saranno una delle narrative più potenti dei prossimi anni, ma anche dalle più fraintese, lente, con potenzialità enorme, ma sotto strette anche regolamentazioni che verranno. L'adozione sarà lenta, magari ci saranno anche problemi di liquidità, di prezzo e di market making. Vincerà chi saprà attendere questi sviluppi, magari piazzandosi anche in anticipo, consapevole che sarà una narrativa molto molto lenta. Interessante anche il lato layer 2, che non è più pensato come un layer per tutti, per più applicazioni, per più sviluppi, ma si stanno concentrando anche loro su un'unica funzione, e anche qui rientra in gioco la user experience molto semplificata. Venendo al punto più duro per alcuni, il mercato è sempre più maturo e ci sarà sempre meno il lato scommessa, il lato che ti farà fare un'esplosione, chiamiamola così, il to the moon, diventare milionario con un po' di fortuna. Questo non vuol dire che non ci saranno più rendimenti elevatissimi, ci saranno, ma saranno molto più strutturati, meno casuali e dovranno essere individuati più attentamente. Insomma, tornando di nuovo a parlare del 2017, che è stato un anno folle per chi c'era, che bastava comprare un qualsiasi cosa e ti saliva il portafoglio, oggi quell'acquisto va ponderato molto attentamente, perché la bull run pazza, folle, molto probabilmente, che farà salire qualsiasi cosa, non esisterà più. E nel 2026 forse il rischio più grande non sarà perdere soldi per un crollo di mercato improvviso, ma sarà andare ad acquistare un token, appoggiare un progetto che non crea valore per nessuno. Le cripto stanno maturando, stanno diventando magari anche meno rumorose, dovuto proprio a una maturazione del mercato. Se vogliamo meno euforico, ma molto, molto più esigente. E parliamoci chiaro, chi capisce questo oggi non andrà a correre dietro grafici domani. E qua ritorniamo un po' al mio orticello, ok? L'analisi grafica, ma quello che a me appassiona e piace è l'analisi fondamentale. Capire quali sono i fondamenti che fanno salire il prezzo, capire che cosa si è mosso, capire la narrativa, analizzare veramente un progetto, capirne, in questo caso, le potenzialità e l'usabilità futuro, per poi, come si suol dire, piazzare magari il cippino. Va bene l'analisi grafica? Ci sta, per carità, è tutto bello, ma oggi, secondo me, funziona molto di più l'analisi fondamentale, per chi non cerca ovviamente speculazione immediata.